Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo della pietra del mese. Siamo arrivati al 10° episodio di questa rubrica e la pietra del mese di febbraio è l'ametista. L'ametista è una varietà di quarzo violaceo spesso associata a rocce basaltiche subalcaline e sin dal 3000 a.C. è stata una delle gemme più utilizzate nella creazione di gioielli, di sigilli e di intagli. Il termine deriva dal greco ametistos, che significa non ebbro. I greci ritenevano che costituisse un eccellente rimedio contro gli effetti dell'alcol e i romani contribuirono ad alimentare questa credenza. Nell'antica Roma con l'ametista venivano creati coppe e calici che i patrizi romani utilizzavano durante le cene. Una particolare etichetta comportamentale imponeva infatti a tavola ai commensali di bere vino in calici di cristallo di ametista. La tradizione voleva che ogni qualvolta il padrone di casa portasse alle labbra la coppa con il vino, i commensali dovevano bere. Il colore del cristallo aiutava a far credere a tutti che anch'esso stesse bevendo del vino. Egli però si limitava a bere dell'acqua pura in un calice d'ametista, i cui riflessi viola coloravano l'acqua rendendola all'apparenza simile al vino, appunto. E invece, mentre gli altri si abbandonavano agli effetti dell'alcol, il padrone di casa ingannava tutti e poteva rimanere signorilmente sobrio. Nel Medioevo questa pietra viola invece fu adottata dalla Chiesa cattolica come simbolo di castità e di abbandono delle tentazioni terrene. La si ritrova infatti anche nei gioielli papali, poiché si pensava che favorisse il celibato e veniva considerata utile per mantenere la mente vigile e scacciare i pensieri negativi. Il significato simbolico della pietra, con i suoi colori viola, rappresentavano la purezza dello spirito. L'ametista rappresentava dunque la pietra del clero, ma anche della nobiltà. Era diventata simbolo del potere e chi poteva sfoggiarla voleva proprio rimarcare questo stato di superiorità sociale. La gemma infatti vantava anche un'attrazione particolare da parte dei monarchi europei. In molti credevano che i colori dell'ametista alludessero alle sofferenze e alle ferite di Cristo, pertanto la gemma veniva utilizzata per aiutare la guarigione delle ferite. Era di uso comune infatti per i soldati medievali indossare degli amuleti di ametista. La gemma avrebbe dato la protezione in battaglia, avrebbe mantenuto la loro mente salda e concentrata e avrebbe avuto effetti curativi sulle ferite ricevute in combattimento. Anche il Hildegard de Bingen la utilizzava e la consigliava per vari disturbi. Per le macchie della pelle, come macchie del viso, suggeriva di inumidire con la saliva la pietra e strofinarla sulle macchie, di scaldare sul fuoco dell'acqua e di mettere sopra la pietra affinché il suo sudore si mescoli con quest'acqua e di immergere poi la pietra nell'acqua stessa. Quest'ultima verrà utilizzata per lavarsi spesso il viso, così la pelle diventerà morbida e avrà un bel colorito. Per l'uomo che nel corpo è piegato da tumore, consiglia di inumidire la pietra con la saliva e di strofinarla sulle parti rigonfie. In questo modo il tumore si rimpicciolirà e scomparirà. Infatti l'umidità calda della saliva si mescola al calore della pietra, sciogliendo i succhi caldi e freddi negativi che lì si sono raccolti.
perché a molti peduncoli i virus che potevano essere alla base di un tumore, di mettere un'ametista per 5 giorni nell'acqua fredda e di toglierle stesso giorno, di riscaldare quest'acqua e di mettervi la pietra sopra affinché il suo sudore si mescoli con quest'ultima, e nuovamente poi di rimettere la pietra in acqua per poco tempo e di toglierla. Successivamente di fare un bagno di vapore con l'acqua di ametista, e in questo modo i peduncoli spariranno. Hildegarda ricordava inoltre che i peduncoli crescevano nel grasso debole e nell'umidità debole del sudore umano. La gemma veniva impiegata anche come antidoto. Hildegarda la raccomanda per i morsi di ragni. Consigliava di strofinare con l'ametista il punto in cui si era ricevuto il morso del ragno. In questo modo l'effetto di guarigione era garantito, perché il calore della pietra distruggeva i succhi nocivi del morso del ragno. In più affermava che serpenti e vipere evitavano l'ametista e fuggivano dai luoghi in cui si trovava la pietra. Oltre all'uso medicamentoso, in epoca medievale cominciò a diffondersi in pittura l'uso delle pietre dure, che venivano utilizzati dagli artisti per impreziosire gli ornamenti e le minuziose rifiniture dei fondi a foglia oro. Tra le pietre, l'ametista era quella più utilizzata. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!